Sono stato ospite del club Passione Tridente di Avezzano e sono venuto a vedermi qualche Maserati di varie epoche, ma devo ammettere che il motivo per cui indosso la camicia è uno in particolare e si chiama Gran Turismo S. Era un po' che non mi dedicavo al marchio del Tridente e ho avuto tempo di riflettere sul passato, presente e futuro della casa modenese. Ho realizzato due cose principali. Uno, che il nome Maserati e il suo stemma sono irresistibili. E due, che inizio a subire il fascino delle auto da gentiluomini. Di fondo resto legato alle sportive puro sangue, quindi anche se comincio ad apprezzare radica, cromature e disegni eleganti, quello che mi fa veramente venire cattive idee è un assetto rasoterra, gomme larghe, prese d'aria e un sound stracciapatente. Ho occhi solo per lei da tutta la mattina, la Ghibli SS da 335 cavalli e 280 all'ora. Guardandola mi fa pensare che nel giro di pochi chilometri in Emilia nel 70 venivano prodotte lei, la Miura e la 365 GTB4 Daytona. 44 anni dopo continuano a non cavarsela male da quelle parti. Questa è la meravigliosa Gran Turismo S ed è con lei che festeggeremo i 100 anni della Maserati. Guardando la Gran Turismo ho sempre pensato che non avrebbero potuto farla meglio. Insieme alla DB9 è senza dubbio la più bella della categoria, ma alla Aston Martin manca un pizzico di cattiveria, quell'alone snob e fastidiosamente superiore che hanno solo le nostre auto e le nostre donne. Sotto questa scultura è incastrato un vero e proprio animale, con un carattere selvatico, educato con la forza dagli ingegneri italiani. Il motore V8, di derivazione Ferrari, è condiviso anche con l'Alfa Romeo 8C e spinge la GTS a 295 km/h. Il cambio elettroattuato passa da un rapporto all'altro in 100 millisecondi e l'auto copre lo 0-100 in 4,9 secondi, pagando il peso di 1780 kg. Conosciamo bene la voce del V8 modenese, ma lo stesso motore cambia tono di scarico a seconda dell'auto che lo ospita. È violento e spavaldo sulle Ferrari, più esplicito e borbottante sulla 8C, setoso e armonico sulla Maserati, finché non si passa in modalità sport. Allora le valvole dello scarico si aprono e fanno questo suono qui.
senza dubbio la macchina di questa categoria che comprerei, se potessi permettermela, e non posso. Ma nella remota ipotesi in cui rinunciassi a una vera sportiva, intesa come la intendo io, quindi leggerissima, quindi 2 posti, quindi costruita in materiali super leggeri, in quell'eventualità questa sarebbe la macchina da scegliere. Perché? Perché pur non amando le ammiraglie, questa è un'opera d'arte, esteticamente e tecnicamente. Quella che guido oggi non è soltanto una Gran Turismo, non è soltanto una Gran Turismo S, ma monta il kit MC. Kit MC Sportline vuol dire che la macchina è più bassa di 1 centimetro, posata su cerchi da 20 pollici e dispone di 440 cavalli. Purtroppo è venuta giù una leggera pioggerellina, quindi non esagereremo, però vi posso assicurare che è una furia. Se proprio uno deve fare l'uomo d'affari, tanto vale farlo con questa colonna sonora, no? L'impronta a terra è imponente, si sente che è tutto imponente, però non si soffre il peso come magari su altre auto di questa categoria. Perché? Perché qua davanti c'è un motore che viene dritto dritto da Maranello e si sente. Questa è una macchina dei giorni nostri, questa è una cosa che per me è importantissima. Provare emozioni di questo genere su una macchina costruita oggi, che si può comprare, sempre a patto di avere i soldi, però è rincuorante, comunque è costruita da noi, è la Maserati, Fiat non Fiat, componenti Ferrari o no, la costruiamo noi. Adesso sono in modalità sport, quindi gli scarichi, come sentite, sono aperti e il V8 canta. Dicevo, io non sono né fan delle ammiraglie, delle macchine di... questo è un vero lusso, possiamo dirlo, né tantomeno delle macchine con cambio elettroattuato, quindi sulla carta non dovrebbe piacermi nessuna Ferrari di oggi e non dovrebbe piacermi la 911 GT3 991, non dovrebbero piacermi un bel po' di macchine che invece mi piacciono. Perché? Perché quando c'è la passione di mezzo, uno è sempre una cosa irrazionale e la passione per le auto è la cosa più irrazionale, perché a noi piace cercare di farci male in tutti i modi, spendere un sacco di soldi inutilmente, piace litigare con le nostre donne perché a noi piacciono macchine che a loro non piacciono, tranne in questo caso che questa gli piacerebbe. Quindi se non è irrazionalità questa, ma sentite quale irrazionalità? Perché mai dovrei scegliere un marchio tedesco quando in Italia facciamo questa cosetta qui? Per il prezzo? Dormireste tranquilli sapendo che avete risparmiato un bel po' di soldi, ma avete un Audi, una Mercedes o uno BMW? O dormireste più tranquilli sapendo che con quei soldi in più ci avete comprato un tridente? Parlo per ipotesi. Se potessi, sarebbe questa, nera, senza dubbio. Cerchi poco più piccoli forse che l'aiutano nell'agilità, però
sarebbe senza dubbio una Maserati Gran Turismo, non la MC, perché la MC è troppo sportiva. Se vogliamo fare quel discorso lì, il discorso della macchina di rappresentanza, da macchina di vero lusso, che comunque non è il caso di portare in pista, perché non sarebbe il suo habitat. Questa è una macchina che non... da Gran Turismo, come dice il nome stesso. Per andare in pista ci si compra una Lotus, ci si compra una GT3, non ci si compra una Gran Turismo S. Certo, se poi una domenica vi viene voglia di andare in pista con la vostra Gran Turismo S, di sicuro lei non si lamenterà. Si lamenterà del vostro portafoglio, vostra moglie. Di sicuro né voi né lei. Il discorso è questo, quello che dicevo prima. Non è una macchina da comprare per pretendere di fare pista, che è la mia ossessione. Per quello io non posso dire che comprerei questa macchina se avessi scelta. Ma se dovessi scegliere una macchina che fa questo lavoro, cioè rappresentanza, eleganza e tutto quello che deriva da una macchina di questo genere, sceglierei sicuramente una Maserati e sceglierei sicuramente questa. Causa tempo e maltempo, il nostro test della Maserati Gran Turismo S finisce un po' presto. Mi dispiace che non abbiamo potuto fare un video come i nostri soliti, ma non avevamo alternative. Spero che vi abbia intrattenuto lo stesso.